Ok, eccoci qui per la nostra, penso sia la 11ª o 12ª chiacchierata di Ilias Espresso. Mi switcho in italiano, di solito le facevamo in inglese, tant'è che mi hanno passato delle note in inglese, quindi tradurrò mentre guardo le note in simultaneo. Un benvenuto a Caterina Castellani di Applied. Ciao Caterina. Ciao Roberto, buon Ci fa molto pomeriggio. piacere, ci fa molto Grazie. piacere averti qua per essere un ulteriore testimonial di Ilias e delle applicazioni che sono state possibili in Italia. Ricordiamo brevemente questa iniziativa delle interviste Ilias Espresso serve a conoscere un po' la community. Quest'anno è anche un'occasione particolare perché abbiamo la conferenza internazionale fra un paio di settimane al Centro Congressi Fico di Bologna, quindi sicuramente una bella opportunità per chi vuole, lasciando stare la questione Ilias, in realtà è una conferenza sull'e-learning in cui ci sono veramente dei paper presentati molto interessanti, sia per una parte avanzata che per una parte più iniziale, più per chi lo affronta per la prima volta. Niente, Caterina, introduciamo brevemente la realtà per cui tu operi professionalmente, che è Applied. Io so che è un'azienda di nuova costituzione che affianca le aziende di qualsiasi dimensione che vogliono intraprendere dei passi verso la digitalizzazione. Di questo fa naturalmente parte la formazione e chiaramente a noi che rappresentiamo Ilias in Italia fa piacere che la scelta della piattaforma e-learning sia caduta su Ilias. Ci vuoi presentare un po' tu Applied in maniera più Certo, precisa? assolutamente sì. Innanzitutto Roberto, grazie mille, buon pomeriggio a tutte le persone che sono collegate. Ci fa veramente molto piacere poter partecipare all'ILAS Conference. E come dicevi, Applied è una realtà che si occupa di progetti di trasformazione digitale e dove la value proposition è rappresentata dalla capacità progettuale e applicativa nel realizzare appunto progetti di trasformazione digitale lungo tutta la value chain di situazioni appunto corporate, di realtà industriali o organizzazioni che sono appunto intenzionate e volenterose di introdurre elementi digital lungo tutta la value chain. Lungo tutta la value chain quindi significa anche relativamente a attività che riguardano le risorse umane e il mondo della formazione. Soprattutto diciamo in questo contesto attuale e storico in cui le tematiche di upskilling, reskilling delle competenze sono veramente cruciali. Come diciamo tecnologie in generale adottate che Applied va ad applicare e per le quali troviamo un knowledge veramente forte al nostro interno, ci sono anche tutta una serie delle tecnologie immersive e quindi anche del web 3.0 che diciamo siamo in grado di appunto applicare dal punto di vista progettuale e quindi anche in ottica di impatto a livello di business model su realtà industriali. Ecco, diciamo come case history Applied, sicuramente abbiamo un track record di realtà industriali e manifatturiere, diciamo in maniera più spiccato. Certo. Però appunto ovviamente la capacità di andare a lavorare su tematiche di aftermarket, di service, di marketing, ovviamente ci permette di poterci rivolgere a un pubblico molto più ampio. E all'interno, Infatti, sì. sì, hai citato giustamente la realtà immersiva e devo dire che Applied è stata anche una delle prime realtà in Italia a voler interfacciare una realtà immersiva con un LMS tramite il nuovo protocollo XAPI e di questo si parlerà anche all'Ilias Conference, cioè, quindi Applied è un po' on the edge, no? È sicuramente allo stato dell'arte per un processo di digitalizzazione delle aziende vero, basato sugli standard attuali, non su, diciamo, i soliti applicativi gestionali da inserire. Sì, e appunto diciamo applied appunto perché diciamo l'intenzione è quella di andare a applicare a un reale need
aziendale, che significa anche di mercato, quindi Certo. le tecnologie, diciamo, più attuali e più appropriate appunto in ottica, diciamo, di efficacia e di efficienza da n punti di vista. E appunto all'interno della realtà Applied mi occupo appunto del coordinamento dell'area di business dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali per mondo education e per lo sviluppo proprio di competenze digitali. Questo appunto per inquadrare Certo. il mondo Applied e il mio ruolo Ecco, mi all'interno. viene in mente che noi ci siamo conosciuti nell'ambito del progetto Perima, un'azienda prestigiosa del bolognese che sarà anch'essa presente all'Ilias Conference. E in quest'ambito mi piace ricordare che inizialmente ricordo che tu lavoravi in collaborazione con IMHR, che aveva già, diciamo, una piattaforma e-learning open source, e dopo piano piano c'è stato un processo di adozione di Ilias. Mi sembra ci sia spostata l'attenzione da una molteplicità fino all'utilizzo di Ilias. Qual è stato, diciamo, secondo te, o se ci sono stati dei criteri precisi per cui la scelta è poi caduta su Ilias open source? Sì, allora diciamo che tutto questo si inquadra in un progetto di digitalizzazione molto, molto forte, appunto molto spinto di questa realtà industriale. E diciamo che le caratteristiche di forte adattabilità e customizzazione della piattaforma Ilias, quindi del motore Ilias, sicuramente sono stati dei fattori veramente critici di successo per la scelta di questa piattaforma, in un progetto appunto in cui Applied è il partner tecnologico di riferimento appunto di questa realtà, e quindi ha sicuramente fornito il suo contributo nella scelta e quindi nell'individuazione della piattaforma di learning che abbiamo ritenuto più Più consona. performante. Ci E fa questo, piacere, visto che poi abbiamo anche collaborato su questo progetto. Ma sì. invece dall'altra parte, visto che chiaramente l'inserimento e l'applicazione di una piattaforma e-learning sono sempre problematiche ancora e purtroppo in Italia abbastanza recenti, quali sono state le difficoltà che hai riscontrato nell'introduzione, diciamo, di un progetto che usa le tecnologie anche per la formazione? Quali le resistenze, per esempio? Allora, diciamo che particolari complessità, diciamo criticità dal punto di vista tecnologico, applicativo, non le abbiamo riscontrate, Roberto. Quello che diciamo mi sento di consigliare proprio in linea generale è spendere, diciamo, il tempo dovuto e appropriato all'inizio proprio del progetto a livello di analisi funzionale, organizzativa, quindi credo questo sia veramente un fattore che poi premia, quindi spendere tempo all'inizio per poi andare più veloce dopo, quindi nelle fasi successive, diciamo, Certo. di adoption. Mi fa molto piacere che sottolinei questo aspetto, perché sì, ci sono tante attività che sono da fare, diciamo, prima di accendere il computer, no? Come diciamo noi. E purtroppo ci sono tante aziende di informatica che non hanno esperienza come Applied o come i centri di servizio come noi, come OSI, e che, diciamo, si buttano ora sull'e-learning perché chiaramente con la pandemia c'è stata una maggiore richiesta. Quindi è ovvio che sono aziende magari in grado di risolvere bene i problemi tecnici, ma non hanno un'esperienza sufficiente per analizzare quello che deve essere fatto nel progetto. Progetto che nel vostro caso, ed è quello che poi tu presenterai a Ilias Conference, ha visto l'interfacciamento di diverse piattaforme. Ci vuoi descrivere brevemente, diciamo, poi in dettaglio questo avverrà nella conferenza, però brevemente qual è stato qualche parola su questo bridge, su questo ponte che Applied ha realizzato per far parlare Ilias con le piattaforme di Human Resource? Sì, certo.
Poi naturalmente durante l'IAS Conference andremo a entreremo più nel dettaglio e andremo anche poi a condividere con il pubblico presente proprio una demo dello strumento, in maniera tale da essere appunto il più compresi possibile appunto da tutti. Allora, sulla scia di quello che stavamo dicendo poco fa, quindi a livello proprio di importanza, anche di business process management, quindi capire come si vuole gestire le cose, detto in termini generali, Applied ha proposto e poi sviluppato questa applicazione web, quindi tecnicamente parliamo di un'applicazione web, elaborata in NetCore e che può essere ospitata da sistemi cloud come Azure o Amazon Web Services. Si tratta sostanzialmente di un middleware, quindi, la cui funzionalità principale è quella di system integration. Quindi questo da un punto di vista tecnico. Il bridge è rivolto quindi a livello di ruoli che in azienda possono essere interessati appunto all'utilizzo di questo bridge, e ora poi entrerò più nel dettaglio delle funzionalità. Ci rivolgiamo e ci appunto riferiamo a chi in azienda o all'interno di un'organizzazione si occupa di formazione digitale, e-learning, quindi sia all'interno del Dipartimento di Risorse Umane, ma anche all'interno di altri dipartimenti, perché abbiamo visto, quindi nelle varie case history applied, non è solamente la funzione, diciamo, HR interessata a formare ovviamente il proprio capitale umano, ma anche altri dipartimenti. Cito per esempio la parte anche di quality e compliance, per esempio l'IT, e quindi diciamo in contesti anche multidivisionali, addirittura multinazionali, potremmo avere diversi attori interessati e diciamo con il job di occuparsi di formazione. E quindi questo significa una grande complessità da gestire anche a livello organizzativo. E questo significa anche molto spesso dover occuparsi anche di attività come segregation duties, quindi andare un pochino a segregare anche contenuti e diciamo visibilità appunto sui contenuti da parte sia di chi si occupa quindi di tutoring appunto dei corsi, ma anche poi di chi è chiamato a svolgere questi corsi. Detto questo, come premessa generale, Applied ha sviluppato il bridge, che sostanzialmente appunto è questa web app che va a pescare dai sistemi in azienda già presenti, che contengono informazioni rilevanti per attività di learning. Quindi, innanzitutto, tutto il mondo dei database che vanno a gestire l'anagrafica degli utenti e che quindi contengono, diciamo, le informazioni sui parametri impostati appunto dall'IT dell'azienda, o appunto quelle che sono le informazioni che vanno a descrivere lo user aziendale. I sistemi di talent management, quindi sostanzialmente tutti quei sistemi come per esempio sicuramente SuccessFactors, prodotto SAP appunto che si occupa di talent management, e quindi diciamo quei sistemi in cui viene un po' gestita la storia formativa e anche no, in maniera prospettica del capitale umano, e poi ovviamente la piattaforma e-learning, quindi l'LMS, quindi dove sono poi contenuti esatto, appunto da erogare. Quindi il bridge è un sistema rivolto a chi si occupa di formazione, quindi tanto per andare a specificare, gli utenti a cui viene erogata formazione non accedono al bridge, quindi il bridge è squisitamente per i tutor, gli amministratori, sì. Esatto, e in maniera automatica, diciamo, attraverso il bridge vengono effettuate le registrazioni ai corsi, quindi l'iscrizione ai corsi, quindi ai contenuti che vengono caricati in IAS, quindi nell'LMS. Automaticamente abbiamo anche la lettura dei progressi didattici, il tutto in ottica, diciamo, coerente e digeribile dal sistema di talent management. Tutto questo
è sicuramente, va sicuramente a efficientare le attività di chi si occupa di formazione, perché poi tipicamente appunto questi sistemi talent management sono diciamo molto, molto rigorosi e diciamo accettano, poi vanno a digerire solamente dei formati di file piuttosto che Certo. necessitano di informazioni molto precise su quelli che sono appunto i criteri anagrafici aziendali. E quindi diciamo che in un contesto multinazionale sicuramente diciamo complesso sia a livello di dimensioni sia anche a livello organizzativo, voler adottare una piattaforma di learning in un progetto molto interessante di trasformazione digitale del proprio catalogo formativo e in un periodo storico come la prima parte del 2020, Certo. sicuramente, molto, diciamo, sicuramente diciamo, Non è ecco, stato facile. non facile, Mm. e quindi diciamo uno strumento come il Bridge va in qualche modo a rendere la vita un attimino più facile appunto in contesti aziendali diciamo complessi. E mi piace evidenziare anche questa caratteristica, ossia appunto di segregazione dei contenuti. Quindi sostanzialmente per realtà aziendali multinazionali, sostanzialmente responsabili HR, diciamo, delle varie subsidiaries tramite il Bridge hanno visibilità e possono gestire solamente i Una contenuti parte. relativi appunto alla propria subsidiary e andare appunto a gestire iscrizioni e risultati didattici solamente delle proprie persone. Un altro aspetto interessante che poi ovviamente vedremo in maniera più approfondita durante l'IAS Conference è anche la possibilità di ragionare poi in termini di fuso orario. Quindi Sì, che anche proprio a l'operatività a livello, seconda delle zone sì, del tempo, certo. perché diciamo e questo sicuramente ecco, è un'altra anche caratteristica e fattore di successo che abbiamo riscontrato su ILIAS come LMS, è la possibilità appunto di andare a gestire una metodologia didattica diciamo desiderata e disegnata insieme alla HR di Flessibilmente, riferimento. certo. No, Sì, infatti mi permetto di, diciamo, semplificare un po' il tuo discorso, che è molto specifico e dedicato chiaramente ad aziende importanti, ma in realtà anche tutto il tessuto delle piccole e medie aziende tipiche italiane è bene che affronti il processo di digitalizzazione con un'analisi iniziale, perché è quella che poi permette di ottimizzare anche le scelte software che verranno fatte, perché chiaramente non tutti hanno bisogno di success factor o di, diciamo, applicativi complessi. Ci saranno le aziende che riescono a fare molto con poco ed altre come IMA per la sua struttura e per la sua diffusione geografica che chiaramente devono strutturare meglio, ed è proprio qui che aziende come Applied intervengono per affiancare e capire le effettive esigenze, diciamo, della direzione aziendale in termini di digitalizzazione. E in questo, a mio modesto parere, la struttura anche della Ilias Community aiuta. Adesso anche tu, Caterina, sarà la prima Ilias Conference, però hai già visto come il contatto fra noi o i tedeschi, gli svizzeri, insomma gli altri che sono intervenuti anche qua e là per trovare rapidamente delle soluzioni, è un rapporto molto aperto. Quindi ti volevo chiedere la tua prima impressione sul funzionamento, diciamo, di Elias Community, che è veramente una community open source. sì, io quello che posso dire solamente in prima battuta, Roberto, è che ho ritrovato un po' l'approccio applied anche all'interno degli IAS Community, che è un approccio molto pragmatico e che a noi piace molto, e quindi quello anche di poter, diciamo, condividere poi soluzioni piuttosto che, insomma, esigenze su problemi reali riscontrati appunto sul campo. E io credo che appunto
il bacino, no, poi di utenti e di aziende di Applied sicuramente va a rappresentare un profilo interessante anche per l'IAS Community, e quindi in questo senso diciamo rafforza le competenze che all'interno del network, certo. ecco, tutti possiamo condividere. Rispetto a quello appunto che dicevi poco fa, in Applied parliamo proprio di urgenza nei confronti anche delle, diciamo, di realtà medie, diciamo, o piccole aziendali, l'urgenza di occuparsi di formazione, di occuparsi di formazione digitale. E quindi ecco, approfitto anche di questo spazio sicuramente per ribadirlo, perché è veramente nelle nostre corde, come ovviamente lo è nelle corde della comunità di ILAS. Certo. E ti vengono in mente dei vantaggi da sottolineare? Cioè, diciamo, quest'urgenza cosa risolve secondo te nelle piccole e medie aziende? Quali sono i punti che va a facilitare? Perché poi sembra un progetto in più, ma in realtà, almeno a mio parere, è un progetto anche facilitatore che una volta lanciato rende le cose più semplici. Guarda, penso innanzitutto a due aspetti. Il primo è quello di mettere in condizione le persone che si occupano di progetti di trasformazione digitale in maniera più consapevole, e quindi probabilmente lavorare, diciamo, per il successo del progetto in maniera un attimino più, diciamo, semplice, mirata, e probabilmente con una percentuale di successo del progetto più elevata. E la seconda è quella di diffusione di cultura digitale sul territorio. Quindi Certo. occuparsi di formazione digitale sicuramente è utile in una realtà aziendale, ma come in ogni organizzazione all'interno delle proprie mura. Ma poi parliamo ovviamente di persone, parliamo di capitale umano che poi ovviamente ha tutto un contesto. C'è una Ovviamente ricaduta, chiaro, esatto. chiaro. E direi che l'Italia ne ha particolarmente bisogno di una ricaduta positiva di Sì, competenza digitale. sì, sì. Senti Caterina, diciamo questa chiacchierata di solito dura una ventina di minuti, mezz'ora, e nell'ultima parte siamo già a 25 minuti. Solitamente alziamo la bandierina verso Ilario che raccoglie qualche domanda del pubblico. Ilario, c'è qualche domanda per Caterina da parte di chi ha partecipato direttamente? Sì, c'è una domanda che è, a proposito di trasformazione digitale sul territorio, oggi, anche post pandemia, quali sono le difficoltà appunto in tema di trasformazione digitale? A parte diciamo tramite anche l'e-learning, diciamo, ma anche riguardo a progetti più strutturati in questo senso, quali sono le difficoltà principali e se e come da parte vostra gestite l'evangelizzazione? Allora, guardi Lario, grazie. Io direi sulla scia di quello che dicevamo poi poco fa, cioè la resistenza, diciamo, più forte che probabilmente stiamo riscontrando è quella di ragionare in termini di business model. Che significa? Cioè non vedere progetti di trasformazione digitale semplicemente nell'adozione di uno strumento. Cioè, non è questo. Progetti di trasformazione digitale ad oggi, con, diciamo, in un'era in cui le tecnologie diventano sempre più una commodity, quindi sostanzialmente anche poi sostituibili in un orizzonte temporale sempre più breve, quello che stiamo facendo, quindi in ottica di evangelizzazione, e dove diciamo stiamo veramente investendo tantissimo in ottica appunto di incontri con le aziende, è quello di far capire quali sono i vantaggi appunto e benefici, le varie implicazioni che occuparsi di trasformazione digitale implica in azienda, e soprattutto a livello di business model, quindi capire come l'adozione di nuove tecnologie abbia un impatto a livello di business model, di processi, di persone, e solamente in ottica, diciamo, veramente di concerto ragionata e con una logica veramente diciamo diffusa, guardando sia la value chain, ma
soprattutto diciamo poi a vari impatti che a livello anche di business process management insomma abbiamo, ecco questo diciamo è quello che stiamo facendo e che poi è veramente è il valore, dove risiede il valore più grande di occuparsi di trasformazione digitale. È questo sostanzialmente. Sì, sì, certo, ma anche l'impatto sociale. Diciamo che la trasformazione digitale deve generare competenza sulle persone anche, quindi sicuramente un impatto digitale e credo che molti, e ne parleremo all'Ilias Conference, vedono nelle aziende un punto di riferimento per un'evoluzione sociale positiva, punto di riferimento che si vede meno nelle istituzioni. Cioè, non vorrei allargare troppo il discorso, però è poi uno dei temi veri, perché oggi sono le aziende ad avere le risorse in qualche modo tramite la finanza anche a controllare quello che accade, e quindi la responsabilità sociale è incrementata. Vabbè, io sono un chiacchierone, quindi rischio di partire per la tangente. È assolutamente veramente super corretto e centrato, Roberto, quello che hai appena detto. Noi veramente anche, ora se penso un po' all'identità di Applied, al manifesto che anche noi ci siamo dati, percepiamo, sentiamo appunto questa urgenza come forte, perché abbiamo la possibilità, no, e l'onore di poter parlare con realtà industriali, insomma, molto importanti, e quindi sulla scia appunto delle esperienze effettuate, su quello che insomma intravediamo per il futuro, vogliamo veramente trasmettere alle realtà aziendali questa importanza, conoscenza e anche veramente l'urgenza di occuparsi di formazione delle persone su temi digitali, e quali sono gli impatti appunto per l'azienda stessa. Bene, Caterina, approfitto della tua intervista per ricordare che se questi temi hanno acceso un po' di interesse, vi invito veramente a iscriversi all'Ilias Conference, che non è solo su Ilias, come abbiamo appena dimostrato, e che si terrà a Bologna l'8 e 9 settembre. Ci sono partecipanti veramente da molti paesi. Adesso cito quelli che mi sono rimasti più in mente, a parte Stati Uniti e Canada, però abbiamo la Lituania, l'Ucraina, quindi abbiamo veramente un'internazionalità che va al di là del centro Europa, che è diciamo il bacino tradizionale di Ilias, quindi Francia, Germania, Olanda, eccetera. Quindi abbiamo la possibilità di sentire come si fanno i progetti in paesi che sono già in una terza fase della conoscenza, quindi molto interessante. Quindi grazie Caterina, è stato un contributo prezioso, ci rivediamo all'Ilias Conference e niente, la prossima intervista a Ilias Espresso sarà il prossimo venerdì. Stiamo condensando un po' di cose perché avremo un'azienda italiana, Delta Informatica, e poi appunto ci dedichiamo nella nostra conferenza a Bologna. Grazie ancora Caterina. Grazie Roberto, grazie a tutti. A presto.